Beni Beniusu Picciocusu e Picciocas, sono il vostro Iper da Bidda. Oggi vi mostrerò come creare PBM, ossia una lotta Pokémon ricreata da zero, grazie al neonato progetto base per Sony Vegas. Se non conoscete bene questo software ma sapete usare discretamente Camtasia Studio, vi consiglio di usare il progetto del plug per quel programma, il link al tutorial è nella descrizione. Prima di aprire il progetto, dovete aver installato il font Power Red and Blue, in seguito se volete potete cambiarlo. Dovete anche aver scaricato il pacchetto Source Vegas e averlo estratto in una cartella a piacimento. Quando aprite il progetto vi verrà chiesto di aggiornare la posizione delle source. Fatelo, e una volta finito potrete visualizzarlo senza problemi. Ma ora passiamo al tutorial vero e proprio. Importate i due personaggi, possibilmente in PNG con sfondo trasparente, oppure in green screen. In teoria potreste usare qualsiasi immagine per poi ritagliarla col masking, ma è solo una perdita di tempo. Come vedete ho importato un'immagine in green screen, così da farvi vedere l'uso del chroma key, che vi sarà utile anche per source video, come ad esempio questa. Trascinate i personaggi sulla timeline, avendo già deciso chi sarà il nemico, e tagliate la parte che non serve. Aprite il crop event, fate clic destro sul personaggio e, cosa importante, selezionate Make Output Aspect. Quindi ridimensionate e spostate in modo che il vostro personaggio combaci con quello campione. Una volta finito, copiate quel frame e incollatelo su quello iniziale, così da applicare fin da lì i cambiamenti, e selezionatelo. Copiate il valore Y-Center, spostate il personaggio fuori dalla vista dal lato opposto e reincollate lo stesso valore, in modo che la posizione sul lato verticale, Y, rimanga invariata. Ora potete eliminare quest'ultimo, e mettere al suo posto il nuovo personaggio. Adesso andremo a vedere l'uso del chroma key. In Video FX, cercate l'effetto Chroma Keyer, e trascinatelo sulla clip col green screen. Selezionate la pipetta e andate a prelevare il colore direttamente dalla preview, quindi aggiustate High Threshold ed eventualmente anche gli altri due settaggi, Low Threshold e Blur Amount. Sistemate il personaggio allo stesso modo del primo. Dovete aggiungere una transizione ai personaggi, perciò andate in Transitions. Quella di default, che ho inserito io, è Soft Flash, corrispondente alla Glow di Camtasia, ma voi potete mettere quella che volete, ricordando di modificare di conseguenza anche quella dello sfondo. Trascinatela sulle clip e fatela durare 15 frame. Adesso occupiamoci della schermata di battaglia. Copia e incollate i vostri personaggi, ognuno nel proprio track group, avendo preventivamente inserito una traccia sopra quella col campione, sempre dentro il gruppo. Eliminate le transizioni e i keyframe. Aprite il crop event, e nel frame corrispondente ai 2 secondi, ossia la fine dell'animazione, ridimensionate il personaggio e spostatelo in modo che combaci col campione, o anche un po' più grande se lo ritenete opportuno. Copiate quel frame e incollatelo su quello iniziale, quindi eliminate quello che avete usato per posizionarlo. Scambiate il campione con il vostro personaggio, quindi eliminate il primo.
Per l'altro personaggio il processo è identico. Qua potete anche inserire i versi, facendo in modo che quello avversario venga riprodotto prima di quello alleato. Ora modifichiamo i testi. Aprite la finestra Generated Media, e mettete il nome dell'avversario al posto di sample. Se è il caso, spostate orizzontalmente la freccetta rossa, in modo che non compaia sopra il testo o troppo lontano da esso. Modificate anche i nomi degli sfidanti nelle chart, e se volete anche il livello. Mettete il nome del personaggio alleato nella schermata di scelta opzione. Siamo alla schermata di scelta mossa. Mettete i nomi delle mosse in maiuscolo ed eventualmente correggete la posizione di quelle a destra tornando indietro con backspace e andando avanti con lo spazio. Potete editare il numero di pp della mossa e il tipo, che non per forza deve essere di quelli canonici come acqua, fuoco, erba, eccetera. Per ogni turno dovrete copia e incollare tutto questo ambaradam, ricordate di aggiornare i pp ad ogni turno, e di ripartire dalla mossa selezionata prima con la freccetta, la quale dovrà essere spostata con la track motion. Ogni volta che la freccetta si sposta, dovrà sentirsi il click, che potete mettere nella track apposita, la quale è già impostata col volume al massimo e che potete usare anche per gli effetti sonori di efficacia e PS bassi, oltre che per gli eventuali versi. Potreste anche aver bisogno di rimettere a posto dei testi o altro. Una volta selezionata la mossa, comincerà il turno. Scegliete in anticipo il personaggio più veloce, che andrà ad effettuare per primo la sua mossa. Ciò può essere influenzato da fattori come paralisi, variazioni di statistiche, attacchi con priorità, o mosse tipo distorto zona o vital tiro. Modificate il messaggio con il nome dell'attaccante e la mossa usata. Sto inserendo un testo più lungo per mostrarvi l'uso delle strisce di colore sopra di esso. Ovviamente, rimettete il testo nella sua posizione, usando le strisce come riferimento. La striscia di sopra dovrà rimanere invariata, mentre in quella di sotto dovrete spostare i keyframe per sincronizzarne l'inizio della relativa animazione con la fine della scrittura di quella sopra, lasciando la durata costante di un secondo. È la volta dell'animazione della mossa, da far iniziare esattamente nel frame successivo, a quando il testo viene visualizzato completamente. Qua potete fare tutto quello che volete. Importare clip, animare i personaggi, usare FX e transizioni, eccetera eccetera. Non esiste un limite a ciò che può essere fatto, al massimo, cercate di non far durare troppo l'animazione. Una volta terminata l'animazione, dovrete inserire l'effetto sonoro di efficacia, avendo già deciso se la mossa sarà poco efficace, normalmente efficace, o super efficace. Come già anticipato, mettetelo nella track dei click. Ricreate l'effetto lampeggio, tagliando l'immagine del personaggio colpito ogni 5 frame, a partire dall'inizio dell'effetto sonoro, e togliete due pezzettini.
Passiamo ora alla riduzione della barra della salute, che dovrà cominciare con la fine dell'effetto sonoro. Aprite il crop evento della barra nera, e inserite un keyframe proprio in quel punto, quindi andate avanti di diversi frame e, dopo aver deselezionato, lock aspect ratio, allungate verso sinistra la barra nera nel pan. Se l'animazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta, spostate il keyframe avanti o indietro, finché non siete soddisfatti del risultato. Quando la barra della vita arriva a metà, portate al massimo l'opacità della barra gialla, tagliate, e rimuovete la parte precedente. Fate lo stesso con la barra rossa, quando la vita arriva a un quarto. Se il personaggio alleato arriva al rosso, inserite il suono PS bassi nella track dei click, ma se volete evitare un'emicrania, fatelo durare poco. Subito dopo la fine dell'animazione della barra della vita, nel caso abbiate effettuato un attacco super efficace, o poco efficace, mettete il relativo testo, copia incollandone uno precedente e modificandolo, da far durare circa 3 secondi. Se uno dei due sfidanti va a KO, subito dopo l'animazione della barra della vita, ed eventualmente dopo il testo di efficacia, potete inserire il verso, se l'avete messo anche all'inizio. Il verso di KO va modificato leggermente rispetto a quello iniziale, per far questo dovrete sapere da quanti frame è composto, tenendo presente che normalmente si usano 30 frame al secondo, e risolvere questa proporzione. 80 sta a 100 come F sta ad X, dove F è il numero di frame iniziali. Una volta trovata la X, fate clic destro sul verso e selezionate Properties. Su Method, selezionate Elastic, e su Streptoc Attributes selezionate Pro. Su New Length, inserite il valore X, avendolo convertito in secondi, e poi mettete la spunta su Lock to Streptoc. Ora dovrete ricreare l'animazione del personaggio che si muove verso il basso. A tal scopo, aprite la track motion della traccia dello sconfitto, e inserite un keyframe nel fotogramma successivo allo svuotamento della barra della vita, o del verso, se lo avete messo. Andate avanti di 10 frame e inserite un altro keyframe. Cliccate sul pan per selezionarlo, e posizionate il mouse nel lato inferiore dell'immagine del personaggio nella preview, in modo da usarlo come punto di riferimento. Con la freccia di giù della tastiera, spostate il personaggio verso il basso, finché il lato superiore non tocca il mouse. Questa operazione deve essere particolarmente precisa, perciò mettete prima la risoluzione al massimo e ingrandite il più possibile la preview e il PA, meglio ancora se potete lavorare con un secondo monitor. Una volta fatto questo, aprite il crop evento dello stesso personaggio e spuntate l'opzione mask. Inserite un keyframe in basso, sincronizzato col primo keyframe della track motion. Create una mask rettangolare, in cui il lato superiore e quello inferiore combaciano con la parte visibile. Andate avanti di 10 frame e inserite un altro keyframe. Portate i due punti del lato inferiore in alto, in modo che combacino con i due del lato superiore. Se non avrete commesso errori, le due animazioni, quella della track motion e quella della mask, dovrebbero essere perfettamente sincronizzate. Nel frame immediatamente successivo alla scomparsa del personaggio, tagliate il suo foglio e rimuovete la parte successiva. Poi fate partire questo messaggio.
personaggio, a capo, è esausto. Fatelo durare sui 3 secondi, poi mettete il messaggio di vittoria, di sconfitta, o quello che volete. Nel primo caso, se volete, potete inserire anche una musichetta di vittoria. Siamo giunti alla fine del tutorial. Se qualcosa non vi è chiaro, avete bisogno di una mano, o semplicemente volete scambiare 4 chiacchiere, raggiungeteci sul server Discord del Playac, che vi linkerò in descrizione. La potrete anche trovare e richiedere source per le PBM, ma anche caricare le vostre. Lo scopo è quello di creare una community incentrata su questo format, e chiunque abbia voglia di farne parte ben accetto. Potrete anche linkare le vostre creazioni, per ricevere consigli da me, dal Playac, e dagli altri utenti. Vi aspettiamo quindi nell'antro del Playac. Un salutone, a Sibidda.